Buongiorno a tutti e a tutte, benvenuti su Muoviamo le Acque. Stamattina abbiamo la possibilità di incontrare due persone, ci saranno due persone, una coppia che stimo tantissimo e sono molto contenta che siano qua con noi. Voglio passare subito la parola a loro per presentarsi e così poi approfondiamo il fantastico argomento di oggi. Grazie Rita e grazie Andrea. Grazie a te. Grazie a te Stefania, buongiorno a tutti. Sono Rita Leoni, sono una counselor e una teatroterapeuta, quindi mi occupo di persone, della persona, penso ormai da più di 30 anni. E niente, ho messo insieme tutte le mie formazioni, insieme a quelle di Andrea che poi illustrerà lui, per veramente mettere su quello che chiamiamo un sistema di incorporare informazioni, quindi incorporare forme e azioni, e tutto questo è la base per lavorare con le persone. Benissimo, grazie. Perché abbiamo scelto anche di ospitare, di parlare di questo argomento? Perché riteniamo che il lavoro fatto nel proprio ambiente possa essere di beneficio per se stessi e per ciò che ci circonda, per l'ambiente che ci circonda. Io stessa ho avuto la possibilità e la fortuna di fare diversi lavori, di partecipare a diversi laboratori con Rita e Andrea, e di conseguenza il beneficio che ne ho tratto penso che sia importante condividerlo e poterlo poi spiegare, farlo spiegare da chi l'ha ideato questo metodo. E allora voglio proprio approfondire con voi e raccontateci di che cosa si tratta questo bellissimo metodo. Prego, Incorporare informazioni nasce dall'abbinamento di due tecniche, una è la teatroterapia, come diceva Rita, e l'altra è il riabierto. Il riabierto è una tecnica che nasce in Argentina all'incirca negli anni 60, poco conosciuta ancora in Italia, e si basa sul lavoro psicocorporeo attraverso il movimento e attraverso il massaggio. Pensiamo che prenderci cura della persona e prenderci cura di noi stessi sia poi la strada per prenderci cura dell'ambiente nel quale viviamo. E questa è intanto è vero che il riabierto significa fiume aperto, dove può entrare di tutto e tutto fa parte del tutto. Noi siamo già un sistema all'interno di un macrosistema, e quindi più ci prendiamo cura del nostro sistema corporeo, più possiamo poi trasferire questa cosa sul sistema natura. E a proposito di questo, infatti, ci siamo resi conto, partendo naturalmente dalla nostra esperienza, perché tutto ciò che proponiamo prima di tutto lo sperimentiamo su di noi, che maggiore è la nostra conoscenza e quindi il nostro modo di muoverci nel mondo, d'altronde incorporare informazioni è già come dire, un qualcosa, un nome che è sistemico, perché incorporare informazioni è un qualcosa che dall'esterno portiamo dentro, e incorporare informazioni dall'interno verso l'esterno. Quindi veramente nell'esperienza, negli anni, ci siamo accorti che più le persone conoscono se stesse, più noi ci conosciamo, più c'è empatia con l'ambiente. Noi facciamo dei laboratori sensoriali, lavoriamo spesso all'aperto, e ci rendiamo conto che è veramente direttamente proporzionale la conoscenza di se stessi con l'approccio, con l'ambiente in generale, ma con la natura in particolare. Quando facciamo dei laboratori sensoriali, veramente vediamo le persone che, come dire, che magari in un primo momento ridono quando diciamo faremo una passeggiata consapevole, no? Odorate, utilizzate i 5 sensi. Sì, no? Molti. Poi li vediamo e magicamente, meravigliosamente, le persone si soffermano a odorare, ascoltare, assaggiare, toccare. Questo è veramente affascinante, ogni volta per noi è una scoperta. È vero, sono d'accordo e mi riallaccio subito perché è un po' l'esperienza che ho vissuto anche io, e il fatto soprattutto di arrivare da una formazione, io sono un'ecologa, perciò arrivo già da una conoscenza della natura molto approfondita, però il poter dedicarsi a conoscere la mia natura interna in relazione anche alla natura esterna è stato
me significativo e penso che sia importante, come hai detto tu, proprio avere una consapevolezza di sé come sistema che fa parte di un altro meraviglioso ecosistema, il più ampio è quello del pianeta Terra e ancora di più poi inseriti nel contesto dell'universo. Sì, e allora vi chiedo che suggerimento potete dare a chi è curioso anche di questa possibilità di scoprire un po' più di sé attraverso il corpo? Sì, ma la prima cosa è lavorare sulla consapevolezza corporea. Noi usiamo il nostro corpo, lo usiamo e abusiamo del nostro corpo, a volte senza renderci conto di come questo corpo funziona. Anche nelle piccole cose. Noi ci rendiamo conto di un qualcosa a volte quando perdiamo quella capacità. E invece se riuscissimo a prendere consapevolezza di come respiriamo, il primo esempio, il respiro è vita, è l'unica cosa della quale non possiamo fare a meno. Così come respiriamo noi, respira la terra. Più prendiamo consapevolezza del nostro respiro e più possiamo sentire il respiro della terra. Quindi pensiamo che prendersi cura dell'ambiente sia prima di tutto prendersi cura di se stessi, attraverso le varie tecniche. Poi ognuno trova la sua, non ci sono tecniche più o meno adatte, sono quelle che sono adatte a noi, che noi dobbiamo cercare. E questo è prendersi cura di noi. Attraverso questa cura per noi possiamo prenderci cura di tutto quello che ci circonda, dagli animali, le piante, le pietre, qualunque cosa sia. Esatto. Aggiungo, anche se reputo che sia la cosa primaria, è porsi una domanda, no? Rispetto a quello che hai chiesto, no? Io chi sono? Generalmente le persone non si soffermano sul fatto che già come persona comunque è un sistema. Non diamolo per scontato, perché proprio la parola sistema per molti è un qualcosa che non ha senso. Quindi già partire da se stessi, considerandoci, no, un sistema per cui comunichiamo con l'ambiente e l'ambiente comunica con noi, già questo sarebbe, come dire, una partenza. Porsi una domanda, sappiamo che le domande sono molto più importanti delle risposte e quindi questo può veramente portarti a saperne sempre di più, a diventare un ricercatore, no? Di te stesso e di conseguenza cercare fuori da te. Esatto, sono pienamente d'accordo e grata di aver fatto anche dei percorsi con voi, di aver partecipato. Vi chiedo di nuovo di ricordare qual è il vostro metodo, poi comunque lo dettaglieremo anche quando questa intervista sarà appunto pubblicata, però per ricordare appunto che è un metodo ideato da voi, made in Sardinia, giusto per portare valore. Ideato da noi. Assolutamente ideato da noi e anche registrato, tra l'altro, è un marchio registrato. Certo, noi, come dire, per noi è una passione lavorare con noi stessi prima di tutto e quindi con gli altri, però ci sono, voglio dire, come diceva Andrea, non c'è un approccio più giusto di un altro. È importante che la persona inizi a porsi delle domande. Certo, se dovesse decidere di lavorare con noi, per noi sarebbe bello e gratificante. Noi tra l'altro abbiamo, con questo metodo, abbiamo messo su 2 formazioni, una di counselor corporea, counselor corporeo e l'altra di operatore olistico del massaggio. E quindi le 2 formazioni, le 2 scuole sono formazioni professionali, si basano proprio su questo sistema. Quindi c'è tutto un lavoro sull'operatore, prima di tutto, conoscersi fino in fondo, anche nella scuola di massaggio, che Andrea è il responsabile, se vorrà poi sarà lui a dire qualcosa di più, ma lavoriamo proprio sull'operatore, sulla persona che dovrà poi prendersi cura dell'altro, perché è impossibile prendersi cura dell'altro se tu non ti sei preso cura di te, almeno fino al punto di, come dire, di sapere di non sapere, no? E questo apre. È vero.
Grazie. Sì, e se Andrea, se vuoi aggiungere qualcosa sulla parte... Ma sì, la formazione dell'operatore olistico del massaggio si basa soprattutto non sull'apprendimento soltanto della tecnica o delle varie tecniche di massaggio, per le quali non ci vogliono tanto tempo per imparare una tecnica, ma quello che è importante è la formazione su se stessi, perché noi comunque tocchiamo le persone, in qualche maniera invadiamo il loro spazio, il nostro spazio vitale si fonde con lo spazio dell'altra persona, è lo stesso, e questo cerchiamo, è la cosa più importante nel massaggio, ma in tutte le tecniche che utilizziamo, perché comunque quando andiamo all'aperto occupiamo lo spazio della natura, il nostro spazio vitale si fonde con quello della natura, più siamo abituati a pensare al nostro spazio vitale come qualcosa di sacro, e questa cosa possiamo poi trasferirla sull'ambiente, e lo spazio dell'ambiente è sacro, quindi su questo è basata la formazione fondamentalmente. Benissimo, grazie veramente per la vostra partecipazione, testimonianza. Grazie a te. Sì, è stato veramente un piacere, un onore per me e penso anche per tutte le persone che ci seguono. E poi sì, metteremo tutti i riferimenti per chi è interessato a potervi contattare. E niente, vi ringrazio e speriamo di rivederci presto. Un Grazie a te abbraccio. Stefania per questa Grazie, ciao. opportunità. Ciao cara. Buona Ciao. giornata, a presto.